tutti e bentornati su Lernamo. Oggi vi faccio una semplice domanda. Quante regioni ci sono in Italia? 19 oppure 20? O forse 21? Vabbè, una in più o una in meno non fa poi tutta questa differenza. Ma conoscete i capoluoghi di ogni regione? Vabbè, facciamo così. Metto la sigla e dopo ripassiamo insieme un po' di geografia. Ah, l'Italia! Eccola qui! Così piccola, ma anche così piena di regioni e capoluoghi. L'Italia ha infatti ben 20 regioni. Vediamole insieme partendo da sud. Allora, prima di tutte troviamo, divisa dal resto della penisola, la Sicilia, che ha come capoluogo Palermo, città fondata nel lontano 734 a.C. dai Fenici. Spostandoci più su, troviamo con le sue meravigliose spiagge la Calabria. Qual è il capoluogo della Calabria? Catanzaro. A confine con la Calabria troviamo la Basilicata, che ha come capoluogo Potenza, città famosa per il suo sistema di scale antiche e moderne che collegano tra loro le varie parti del centro urbano. Attualmente pensate che le scale mobili di Potenza vantano il primato in Europa per estensione e si collocano al secondo posto nel mondo intero, superate soltanto da quelle di Tokyo. Ma passiamo ora alla mia regione d'origine, la Puglia, con il suo capoluogo Bari. Non mi dilungherò molto su questa meravigliosa città perché abbiamo già realizzato un vlog dedicato proprio a lei, quindi se vi va dategli un'occhiata, il link è qui nella card e nella descrizione. Proseguendo il nostro viaggio troviamo la Campania con il suo meraviglioso capoluogo, Napoli. Città famosa per così tante cose che ci vorrebbero ore per elencarle tutte. La pizza, il Vesuvio, Piazza del Plebiscito, Napoli sotterranea, Spacca Napoli, il Babà. Nel Molise, invece, abbiamo come capoluogo Campobasso, famosa soprattutto per il Castello Monforte e la Cattedrale della Santissima Trinità. Salendo dal Molise troviamo l'Abruzzo, che ha come capoluogo L'Aquila, famosa soprattutto per la Basilica di Santa Maria di Collemaggio e anche tristemente nota per le vicende legate al terremoto del 2009. Ma ora ci spostiamo in Lazio, dove il capoluogo è anche la capitale d'Italia. Stiamo parlando ovviamente di Roma. Anche qui, come nel caso di Napoli, ci vorrebbero ore per elencare tutte le meraviglie di Roma. Il Colosseo, la Fontana di Trevi, Cacio e Pepe, la Matriciana, la Basilica di San Pietro, il Pantheon. E nelle Marche? Indovinate un po' qual è il capoluogo delle Marche? Non lo sapete? È Ancona. Ancona è nota soprattutto per la Mole Vanvitelliana, un edificio pentagonale che si trova su un'isola artificiale. Originariamente lazzaretto per le persone affette da malattie contagiose come la lebbra.
Rimanendo in Italia centrale troviamo un'altra fantastica regione sulla nostra lista, l'Umbria, che ha come capoluogo Perugia. Perugia è sicuramente una città particolarmente straordinaria, con il suo centro storico ricco di arte e di edifici storici, come per esempio il Palazzo dei Priori e la Fontana Maggiore. Proseguendo il nostro cammino verso l'Italia settentrionale, troviamo invece Firenze, famosa città capoluogo della Toscana. Ok, Firenze è la mia città italiana preferita, quindi se cominciassi a parlare non la smetterei più. È davvero una città meravigliosa, piena di arte e di cultura, grazie soprattutto alla famiglia dei Medici. Ma in ogni caso, se voleste scoprire qualcosa in più su questa città, potreste guardare il vlog che abbiamo realizzato lì. Devo dire che non è uno dei nostri migliori vlog perché lo abbiamo fatto qualche tempo fa, quando le nostre attrezzature non erano ancora così avanzate. Ma è sempre meglio di niente. Sempre nell'Italia settentrionale troviamo l'Emilia-Romagna con il suo capoluogo, Bologna, la città perfetta per chi ama il buon cibo. E anche in questo caso poteva mancare il nostro vlog? Il link è nella card e nella descrizione. Poi c'è la Liguria, con il suo capoluogo, Genova, famosa soprattutto per la sua lanterna e il bellissimo acquario. Il Friuli Venezia Giulia, invece, ha come capoluogo Trieste, con la splendida Piazza Unità d'Italia. Nel Veneto, invece, abbiamo come capoluogo una delle mete turistiche sicuramente più gettonate, la leggendaria Venezia, una città da sogno con i suoi meravigliosi canali, le gondole, la bellissima piazza San Marco. Mentre il capoluogo del Trentino Alto Adige è Trento, nota tra le altre cose per il suo Castello del Buon Consiglio. Inutile dirlo, la Lombardia ha invece come capoluogo Milano, la capitale italiana della moda. Anche qui noi siamo stati. E cosa c'è per voi? Un bellissimo vlog. Ancora abbiamo il Piemonte con il suo capoluogo Torino, che è anche stata ex capitale d'Italia, e la sua meravigliosa mole antonelliana. Infine abbiamo la Valle d'Aosta. E qual è il suo capoluogo? Aosta, città perfetta per chi vuole rilassarsi. Infatti si trova in un fondovalle completamente circondato dalle montagne. Aspettate, ma ne manca una! Non ve ne siete accorti? Manca l'isola più bella del mondo, la Sardegna. Il suo capoluogo è Cagliari, una città sicuramente bellissima e perfetta per trascorrerci una rilassante vacanza estiva. Ora però ho due domande per voi. Finora, in quante regioni italiane siete stati e qual è la vostra regione preferita? Fatemelo sapere nei commenti.
Come vi ho già detto, a me piace moltissimo Firenze, ma provate a indovinare qual è la mia regione preferita? Ovviamente la Puglia, perché con il suo meraviglioso clima e il suo fantastico cibo, è proprio il posto perfetto in cui vivere. Ah, ma ovviamente questa è soltanto la mia opinione, ora voglio sapere la vostra. Potete anche scrivermela su Facebook, Instagram o Twitter. Basta cercare Lernamo. A presto!